Forse le sembrerà strano, ma quando ero piccola anch'io volevo essere perfetta. Volevo che papà fosse fiero di me. Volevo che anche Gesù lo fosse. Talmente perfetta che a un certo punto mi sono ammalata di anoressia. La trappola della perfezione umana è terribile. L'anoressia è uno dei tanti sintomi di questa assurda perfezione. Perché un'anoressica fa di tutto pur di essere impeccabile, per mostrare di essere all'altezza delle aspettative, per non deludere. Mi chiamo Nicole, ho 17 anni e ho sempre vissuto qua in questo paesino in provincia di Bologna con mia madre e mia sorella. Per il periodo delle elementari e delle medie non mi trovavo molto bene perché c'erano molte persone che mi prendevano in giro, soprattutto alle elementari, per il mio aspetto fisico, perché diciamo che non ero esagerata, però comunque ero una bambina molto paffuta, mentre le mie compagne non lo erano, e quindi mi sono sempre sentita non a mio agio nel mio corpo e non mi sono mai piaciuta. Quindi questo mi ha creato un senso di inadeguatezza, diciamo, che mi sono portata dietro per diversi anni. È iniziato tutto un giorno quando mi sono detta voglio perdere peso, voglio essere più magra. Ho iniziato come una normale dieta, ho iniziato a levare certi alimenti, a mangiare delle dosi minori rispetto a quelle che mangiavo prima, ma andando avanti non ero mai soddisfatta. Mi alzavo la mattina e pensavo, il mio pensiero era il pranzo, era la cena, era come gestire il cibo, come evitare di mangiare, e facevo di tutto pur di non mangiare. Nascondevo il cibo ovunque, lo buttavo via quando mia mamma non guardava. Mi imponevo le dosi giornaliere da mangiare. Se superavo quel grammo andavo fuori di testa. Io dovevo mangiare quello che mi ero imposta e se lo sforavo era una tragedia. Stavo male tutto il giorno e molte notti sono andata a letto che stavo male dalla fame che avevo, non riuscivo a dormire. Avevo perso tutti i miei hobby, tutto quello che mi piaceva fare non aveva più senso. Mi importava soltanto sconfiggere il cibo, essere più potente di lui. Inizialmente alcune mie amiche, compagne di classe, si sono accorte che avevo iniziato ad avere dei comportamenti strani, che non mangiavo a scuola e diciamo che le ho detto appunto che non volevo mangiare, che volevo dimagrire. Mia mamma se n'era già accorta da tempo, però ha visto che non riusciva ad aiutarmi comunque. Allora sono iniziata ad andare a fare delle visite al maggiore con la nutrizionista e non avevo più molta scelta perché comunque non capivo di essere malata, nonostante me lo dicessero tutti che quello che facevo non era normale. Per me era normalissimo, io mi sentivo bene dimagrendo, mi sentivo bene vedendo sempre più i chili diminuire sulla bilancia. La mia nutrizionista mi ha detto non puoi più continuare così, o mangi le dosi che ti dico io questa settimana oppure ti dovrò ricoverare col sondino nasogastrico. Alla migliore delle ipotesi verrà ricoverato in una residenza. E in quel momento ho fatto di tutto per evitare il sondino perché era la mia più grande paura, però ho fatto molta fatica quella settimana fino a quando è arrivato il giorno del mio ricovero. È stata veramente dura perché lì dentro ero la più piccola, avevo 13 anni e ero circondata comunque da ragazze, anche qualche ragazzo, molto più grandi di me, e quindi è stata molto dura, soprattutto non vedere i miei genitori. Mi rifiutavo di assumere qualsiasi cosa che loro mi davano, i pranzi e le cene erano dei deliri per me, tanto che ho dovuto seguire per qualche mese dei pasti assistiti. I pasti assistiti erano pasti dove l'educatore oppure comunque il personale ti prendeva fuori dalla sala principale dove mangiavano tutti e ti osservava mangiare, controllava che mangiassi tutto. Si facevano soprattutto quando la situazione era molto grave e infatti mi hanno messo appunto di fronte a un'altra scelta, cioè o migliori a mangiare oppure noi ti dobbiamo mandare di nuovo in ospedale. A questo punto io ho cercato di sforzarmi il più possibile
ma comunque ero molto turbata e non volevo guarire. Io non ce la facevo, non volevo mangiare, volevo continuare a fare come avevo fatto. Non ho molti ricordi felici, molti sono brutti. Comunque penso che il peggiore sia stato quando appunto non volevo più stare lì dentro, volevo tornare a casa, che mi sono messa, diciamo, contro il cancello del posto e ho aspettato lì tanto tempo sperando che si aprisse, ma non si è mai aperto, e dopo sono tornata nella mia camera che ero a pezzi. Ho stretto, a mio parere, delle amicizie molto importanti, perché per quei 6 mesi loro sono state la mia famiglia e ci aiutavamo a vicenda. C'erano dei giorni in cui nessuno voleva uscire dalla camera e c'era comunque un'altra che la spronava a fare qualcosa, altri giorni in cui eravamo molto tristi tutte, ci aiutavamo a vicenda, facevamo delle cose divertenti per non pensare, ecco, al resto, e sì, ci siamo sempre date una grande mano e non me le potrò mai dimenticare. Il ricordo più felice penso sia stato quando, insieme appunto alle ragazze, guardavamo o dei film, facevamo una serata a tema, oppure ci truccavamo, facevamo tipo delle sfilate per sentirci meglio e poi ci facevamo tante foto, ecco. Quindi penso che quelli siano stati i momenti più belli. I sentimenti erano da una parte la voglia di andare via, di non stare lì chiusa, di andare fuori, tornare dai miei genitori, dall'altra era la consapevolezza che ero malata e che non potevo uscire, non potevo fare niente fin quando non sarei guarita, e soprattutto il pensiero la paura di non farcela, di non riuscire a guarire. È stato il mio pensiero più grande, perché a un certo punto mi è scattato quel meccanismo mentale dove mi sono detta: è questa la vita che voglio fare? Voglio davvero diventare uno scheletro e non voglio questo. Dopo che ti scatta quel meccanismo riesci a guarire, prima se no la malattia è inaffrontabile, perché come ho sempre detto è una malattia che si sfoga sul corpo, assolutamente, e ti priva di ogni senso di vita che puoi avere, perché quando sei malato, tanto malato, non riesci a fare più niente di quello che facevi di solito, hai sempre continuamente freddo, vuoi sempre stare fermo e non hai più voglia di vivere, ecco. Ma per guarire bisogna intraprendere una terapia per cambiare la testa, perché è la mentalità che hai che ti rende una persona malata. E quando finalmente ho capito che stavo buttando via la mia vita, e con tanto tempo e tanto impegno sono riuscita a riprenderla in mano, con l'aiuto di tutti, delle infermiere, degli educatori, degli psicologi, e sono riuscita piano piano a cambiare la mia idea. Non dico di essere tornata subito in normo peso, ci è voluto tanto tempo, però cambiando la mia idea ho iniziato piano piano a riuscire a mangiare, anche se comunque è stato difficilissimo, perché dopo un po' che sei malata il tuo stomaco piano piano diventa sempre più piccolo, perché essendo abituato a mangiare poco e niente, quando riprovi veramente a mangiare non ce la fai. È difficile perché sempre crampi, convulsioni, infatti anche molte mie amiche che erano lì dentro, che erano malate da anni e anni, ora che volevano guarire facevano fatica perché il loro stomaco ormai non riusciva più neanche a mangiare una cosa normale. Quindi sì, la possibilità di guarire c'è, ma bisogna lavorare sulla mentalità della persona e farlo prima che sia troppo tardi. E una volta tornata a casa però è stata veramente dura, perché comunque vivevo da 6 mesi in un mondo a sé, non era il mondo in cui ero abituata a vivere prima, era un mondo di persone malate che cercavano ogni giorno di combattere per la loro vita nonostante tutti gli altri problemi che avessero. E quando sono tornata, diciamo, nella realtà è stato difficilissimo abituarsi, anche perché stavo iniziando una nuova scuola, conoscevo persone diverse, non avevo quasi nessuno in classe che conoscevo, e quindi non sapevo come rapportarmi dopo molti mesi
passati praticamente rinchiusa ed è stata la parte più difficile abituarsi di nuovo alla normalità. Però penso che nonostante tutto, e a parte per guarire, mi sia servito per darmi più forza, perché io quando sono entrata lì dentro venivo soprannominata, ecco, la piagnucolona, perché comunque piangevo ogni giorno, tutto il giorno, e non stavo per niente bene, ma uscita da lì, e posso dirlo ancora oggi, io mi sento una persona molto molto più forte, e penso che se non avessi subito quelle cose così forti a quell'età, oggi non sarei in grado di affrontare le cose di tutti i giorni, oppure anche i problemi un po' più gravi, con questa forza e con questa tenacia. E anche se qualche volta magari c'è quel pensiero, quel ricordo, so ad oggi che riesco ad affrontarlo e respingerlo, come non sapevo fare invece anni fa. Ora sto bene, ho ripreso la mia vita in mano, sto frequentando la scuola come sempre, tengo molto alle mie amiche, sono fidanzata e ho un buon rapporto con mia mamma e mia sorella, e finalmente mi sento bene col mio corpo, mi sento perfetta così come sono e non ho più nessun problema a mostrarmi oppure ad apprezzarmi anche allo specchio. Se dovessi parlare alla me di malata di molti anni fa, sicuramente non le direi niente di quello che mi dicevano, cioè che ero malata, che stavo sbagliando, che dovevo fermarmi, perché una persona malata come ero io, di anoressia nervosa, non ascolta quello che gli viene detto dagli altri, ascolta soltanto il suo cervello, ciò che è la sua battaglia giornaliera. Quindi se riuscissi a parlare le direi, più che dire le mostrerei cosa l'anoressia può fare alle persone, le conseguenze che ha col tempo, le farei vedere appunto come molte persone di quel centro erano ridotte dopo anni di malattia, come purtroppo anche la mia amica se ne sia andata la scorsa estate per l'anoressia. Le mostrerei che è vero, di anoressia purtroppo si può morire e succede molti giorni, succede quasi tutti i giorni che una persona muoia di anoressia, quindi le mostrerei i reali danni che l'anoressia può fare, perché se mi limito a dirle che non è giusto non mi ascolterà mai, quindi mostrandole in verità i danni seri che può fare, magari la spingerei a riuscire a fermarsi, a valutare se stessa e a imparare ad amarsi così com'è, perché ognuno si deve amare così com'è, senza per forza di dover cambiare per assomigliare a qualcun altro o dimagrire, ognuno è perfetto com'è, e se si impara questo si è già imparato tanto. Cosa ci eravamo dimenticati di dire? Che questo libro è il mio libro preferito e mi ha accompagnato durante tutti i mesi del ricovero. E ogni ragazza ne avevo una copia, e infatti molte volte lo leggevamo insieme, e è il mio libro preferito in assoluto perché parla dell'anoressia non in modo specifico, non in modo molto, diciamo, con un linguaggio difficile, ma è più una riflessione continua su quelli che sono veramente i pensieri di un'anoressica, e quindi lo consiglio a tutti di leggere per capire meglio. E quindi è tipo un mantra. Un mantra. Un mantra per tutte le persone che soffrono di anoressia. Sì, direi più di E anche sì. per chi non soffre. Esatto, per riuscire a capire meglio tutto. Quindi leggetelo. Promozione senza che sia una promozione, fantastico.